Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Allora, ho una nuova espansione per HeroQuest, ma in realtà è un mini paradosso perché è probabilmente la prima espansione che esce dopo la scatola base. Alla fine ne uscivano talmente tante che questa è l'ultima che ho preso rispetto alle altre, ma è molto importante perché recupera addirittura la storia che era partita negli anni 80 con l'HeroQuest originale. Quindi subito dopo la sigla vediamo il ritorno del Signore degli Stregoni. A tra poco. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Ed eccolo qui ragazzi, allora adesso apriamo questa confezione che tale altre ho visto è legata, quindi non al cellophane ma è chiusa con lo scotch, quindi non so se in realtà hanno utilizzato altri due adesivi per chiuderla perché l'avevano aperta, comunque non penso, in realtà di solito dipende un po' dal packaging, però ho notato questo piccolo particolare perché a volte cambia il packaging rispetto a un'espansione rispetto all'altra. Comunque questo è il famoso ritorno del Signore degli Stregoni, un pack delle imprese piccolino che tra le altre su Amazon potete trovare ora in offerta, ho visto a 24 euro, quindi è pochissimo, e ve lo consiglio perché ha una peculiarità. Allora, all'interno ci sono libro delle imprese, che adesso vedremo, contenente 10 imprese, 16 miniature che sono 8 scheletri, 4 mummie e 4 zombie, un foglio di tasselli in cartone che in realtà sono i tiles in inglese, e le due porte segrete. Allora, queste due porte segrete in realtà, ecco ve le metto così le vedete meglio, vengono utilizzate anche in altre espansioni per fare altre cose che poi si vedranno in altre espansioni, ma in realtà in alcune delle mie puntate precedenti, se andate a cercarle sulle recensioni unboxing, trovate appunto che nei pack delle imprese successive si utilizzano queste porte che trovate qui dentro, quindi in realtà questa è un'espansione che è abbastanza importante anche per le successive. Vi leggo velocissimo di cosa stiamo parlando. Il malvagio signore degli stregoni è sopravvissuto alla grande battaglia e ha cercato rifugio nella sua fortezza sotterranea. Quindi parliamo ovviamente, spoiler, della battaglia precedente della scatola base, ma nessuno pensava che i nostri eroi sarebbero morti e avrebbe vinto il male. Quindi è chiaro che la scatola base finisce con la vittoria dei nostri eroi su di lui, no? Ma in realtà sopravvive. Presto avrà recuperato forza a sufficienza per vendicarsi, guidando il suo esercito di mutanti contro il reame. Per affrontarlo dovete intraprendere un viaggio attraverso lande desolate, ma state molto attenti, all'interno della fortezza si celano una folta schiera di orribili mostri e molte trappole mortali, quindi andiamo a vederle. Apriamo la confezione. Ho poi detto ragazzi, io non so dov'è Goblin in questo momento, tra le altre ci sono altri due tassellini mentre ve lo stavo dicendo, ma penso che sia qui da qualche parte in agguato, quindi da un momento all'altro potrebbe succedere di tutto di più. Io ormai non ho più il controllo su questo personaggio e quindi parlo altavoce perché così magari mi sente e viene fuori, ma per ora non si è fatto vivo da stamattina che mi sono alzato dal letto. Allora, vi faccio vedere da qua. Allora, vediamo un pochino se riusciamo ad aprirlo che... Oh, eccolo qua. Allora, ovviamente dietro non c'è nulla. Pack, quindi questo qui diciamo è il libricino del ritorno del Signore degli Stregoni con all'interno la bottega dell'alchimista. Vedete che a volte ci sono diciamo le torri del mago e a volte le botteghe dell'alchimista che ci danno carte in più, e poi abbiamo appunto nella spiegazione la porta d'ingresso di ferro e la porta d'uscita di legno, e in molte imprese questa porta di ferro deve essere posizionata sul bordo del tabellone. Gli eroi devono mettersi in fila dietro la porta per iniziare le imprese, mentre dall'altra parte in molte imprese viene utilizzata per uscire dal tabellone al termine di un'impresa, e questi due tasselli in realtà sono importanti anche per appunto fare la stessa cosa nelle espansioni successive, quindi ovviamente si può usare altro, ma se ce l'avete meglio. Molto interessante questo, che è il tassello della stanza centrale, che noi andremo poi a stampare in 3D sul tavolo 3D, si può appoggiare sopra o inserire all'interno con i magneti e vedrete molto molto bella. Ho già parlato con Hexagon per vedere come farla, ma prima ovviamente penseremo a fare il tavolo, a dipingerlo. Qui vi spiegano come fare a giocare, il solito messaggio da parte del mentor per capire, e poi non vi spoilerò tutto, ci sono le varie imprese, quindi il libricino è questo. Dopodiché abbiamo i famosi tiles, e adesso non li apro così li tengo conservati, ma vedete questa è la stanza del, diciamo, boss finale, ok? Poi ci sono delle tombe e dall'altra parte abbiamo altre stanze, altri tasselli, fra cui vedete dei passaggi segreti. Allora, qui invece
Carte, ve le faccio vedere, queste invece sono importanti perché sono poche, ma vanno a espandere ovviamente per la prima volta il gioco, quindi questa sarebbe diciamo la prima espansione da comprare. E abbiamo l'equipaggiamento, che è fatto praticamente di 4 carte, tra cui l'antidoto per il veleno, la pozione di ristoro, la destrezza e della battaglia. E poi ci sono degli artefatti, che sono praticamente il resto delle carte, ok? E qui abbiamo penna per esempio antiveleno, parabraccio della guarigione, polvere dell'invisibilità, il pugnale magico, stivali del coniglio e ci sono insomma varie carte con artefatti. Da qui abbiamo non morti, per questa espansione ce la fa praticamente vedere contro i non morti. E abbiamo gli scheletri, che sono quelli che in realtà avete già visto. Tra le altre, una nota importante: le miniature di questa espansione sono fatte di una gomma leggermente, vedo, più morbida, ma in questo modo anche meno distruttiva quando cadono per terra. Questo è lo zombie, scusate, stavo per dire la mummia, ma in realtà la mummia è questa, eccola qui. E poi abbiamo le famose 2 porte. Questa è la porta di legno, che poi verrà praticamente utilizzata per uscire da tutte le varie queste espansioni, e questa è la porta di ferro che si utilizza per entrare all'interno delle varie. Ovviamente questo non ha più niente dentro, cioè qui è finita, però con 24 euro avete tutti diciamo i mob che vi servono per l'espansione. Rimetto il fuoco. E anche tra le altre mob di riserva eventualmente per anche la scatola base. Quindi diciamo che con una scatolina piccolina così vi siete già fatti diciamo una bella riserva anche di quello che vi potrà servire per giocare con la scatola base in serenità, in scioltezza, diciamo, con le varie miniature. Questo è quanto, ragazzi. Vi lascio il recap e poi vediamo un pochino come cominciare appunto a fare finalmente il tavolo in 3D. Naviganti? Pensavate che fossi veramente andato da qualche parte? E invece no, semplicemente Francesco non aveva visto che io ero nascosto dietro di lui mentre parlava. Anche se in questo momento non capisco perché il fuoco della telecamera vada avanti, o meglio dietro, e non su di me. Beh, allora ragazzi, io ho visto che vi siete anche divertiti guardando questo video, perché l'espansione è molto molto bella, devo dire la verità, è piaciuta anche a me, però adesso io la ruberò e me la porterò via, quindi non so se la vedete ancora su questo canale.